Ebbene sì, finisce oggi, dopo 2 settimane più o meno, la nostra parentesi finlandese. Quindi lasciamo la Finlandia a bordo di questa bellissima nave da crociera barra traghetto per rientrare invece in Svezia, dove eravamo all'inizio, passati velocemente in poco più di 48 ore. Good morning. Good morning. Do you have any gas tanks with you? One, I need to close it up. Yeah, you have to close it. Yeah. And do you know where to put these stickers? No. This goes around the bottle, Okay. and this go on the outside of the lid where the gas tank. Okay. Can I do it now? I mean, Yeah, or of course you can do it now. On the, yes, on the back. Buongiorno da Turku Ciccina, come stai? Cioè, turco in Turchia, eh? Ma no, ma Turku in Finlandia, per Questo nome favore, turco, ma scusami. dai, su. La Ciccina è un po' traumatizzata stamattina perché si è dovuta alzare prima del solito e non ha potuto farsi il suo caffè Sono qui che sto fremendo immediatamente. perché ho ancora qualche minuto di tempo forse per andare dietro e farmi un caffè prima di salire on board. Io dico che hai tranquillamente il tempo perché stanno ancora sbarcando i mezzi arrivati qui a Turku. Meno male che non lo devo fare con la moka perché alla fine hai chiuso il gas che te l'eri dimenticato. Esatto. Hai messo l'adesivo giallo? Sì, me l'hanno attaccato loro, me l'hanno sul finestrino dietro. Ecco, così Tan- poi rimane tutto il segno. Ah, vabbè, col WD-40 lo togliamo. Va bene, lo diciamo quando siamo a bordo, dove stiamo andando? Ma io direi di sì, però- Sardegna, in Corsica, dove stiamo andando? Ma meglio, perché questa qua, Come questa vai della qua Sardegna non ce n'è. è una mini crociera, capisci? Cioè, è una roba che facciamo vedere la nave dove stiamo andando. Viking Glory, la gloria del vichingo. Ok, posso andare a farmi il caffè allora? Se proprio non ne puoi fare a meno. Rimanete Dai, in serio. Rimanete Dai, in serio. Rimanete sintonizzati. Mi raccomando, rimaneteci. Vado. Vadi. Se no poi magari a bordo costa l'ira di Dio. Minimo 25 euro un espresso, a bordo, ricordati, perché queste navi qua, voglio dire, vai. Ed entriamo all'interno della Viking Glory, così o più glorioso l'inizio mattinata. Bellissima. Eccola. È questa? E vai, allora, vediamo. Vai, apri. Prego, Wow. prego. Bellina. Ed eccoci qua. Dai. Questa è la nostra cuccia per le prossime 11 ore. Che cuccia, una suite carinissima. Questo si fa a letto, quest'altro si fa a letto.
Siamo partiti, lussissimo, 5 minuti in anticipo la partenza, Non vedo niente, c'è un sole che spacca le pietre, speriamo che duri per tutto il Lamentati, viaggio. Siamo a bordo quindi della Viking Glory, della Viking Line e siamo appena partiti. In direzione Stoccolma. La navigazione sarà di circa 11 ore. Bene 11 ore. Esatto, c'è proprio una super crociera rilassantissima, la nave è lussuosissima. Con tanto di cabina, come avete visto. E quindi se ne va tranquilli piano piano attraverso tutto l'arcipelago delle Åland fra la costa ovest della Finlandia e la est della Svezia. Come dicono qua, de archipelago. Quindi andiamo alla scoperta di questa bellissima Viking Glory, vita al lusso da crociera. Anzi, adesso dobbiamo andare a prendere un posticino qua, prima che occupano tutti i posti al sole. Sì, per proprio svaccarci qua. Ma secondo te continua su questa traiettoria o poi ci giriamo e quindi rimaniamo in ombra? No, continua in questa traiettoria. Ok, quindi andiamo a cercare un posticino. Mentre io sono qui in versione sciallo fuori sui divanetti, Ale è andata a fare un giro per fare qualche ripresa in questo bellissimo arcipelago di Turku. Infatti adesso la nave sta andando lentissima proprio per oltrepassare tutte queste isolette che ci sono qui intorno. Sono già passate 2 ore dalla partenza, quindi 2 ore di navigazione, ma siamo ancora all'interno dell'arcipelago di Turku. Sta andando veramente pianissimo perché comunque ce ne sono un'infinità di queste isolette. Alcuni sono proprio addirittura scogli, però il paesaggio è stupendo. Abbiamo, monitorato le previsioni meteo per parecchi giorni affinché potessimo azzeccare la giornata adatta per poter fare la traversata col sole e fino adesso ci sta andando bene, anche perché qui il tempo è sempre veramente variabile, quindi le previsioni non ci azzeccano mai, ma oggi per il momento 2 ore su 11 le stiamo passando col sole. Mi sono spostata nella parte più alta, proprio sotto la ciminiera, per avere una visuale ancora più completa ed è veramente una traversata stupenda. Mi trovo adesso nella parte coperta, semi coperta, dove c'è il bar e la terrazza e dove c'è anche il maxi schermo per far vedere le Olimpiadi di Parigi. Guardate qua.
La nave è veramente bellissima, io me la immaginavo come un semplice traghetto, come quelli che si prendono per andare in Sardegna, in Corsica, ma invece è una vera e propria nave da crociera, assomiglia in tutto e per tutto, anche il nome, Glory, a quella che abbiamo preso qualche anno fa per fare la crociera dei Caraibi. Ci sono molteplici ristoranti e bar, in particolare adesso mi trovo davanti alla Spa. Quello che abbiamo appena visto è uno dei ristoranti alla carta, adesso faccio il conto poi dei ristoranti e dei bar e vi dirò precisamente quanti ce ne sono. La nave è composta da 11 piani che includono i 2 piani del garage delle auto e dei camion, quindi un totale di altri 9 piani dove ci sono i ponti e le cabine. C'è questo bar dietro di me che in realtà c'è scritto bakery, quindi forno, ma c'ha 2 o 3 dolcetti, niente di speciale, però qui davanti stanno preparando perché c'è anche un angolo della pizza, quindi probabilmente quando è l'orario iniziano a sfornare pizze a più non posso, che anche qui vanno per la maggiore. Bellissima la zona intrattenimento. Proseguiamo la visita in questa zona dove abbiamo il casinò. Addirittura il casinò con un sacco di macchinette, slot machine di tutti i tipi. Stranamente alle 11 di mattina non c'è ancora nessuno che sta giocando, cosa molto rara, ma da queste parti forse non sono molto additti al gioco, insomma come da noi. Sono convinta che se sulle nostre navi italiane ci fossero, magari ci sono, noi è tanto che non ne prendiamo, le macchinette da giocare sarebbero sempre piene. Proseguo dentro il casinò dove sembrerebbe che stiano facendo il bingo, quindi non posso parlare tanto ad alta voce perché stanno giocando. Vado a vedere se ci sono anche veri e propri tavoli da gioco. Casinò stupendo perché c'ha una vista pazzesca. Stanno proprio facendo il bingo qua. Gideon V-Security 7 Gustav 57 G57. Oh, meno male che lo dice anche in inglese. Andiamo a vedere da questa parte. È bellissimo, si può passare da una lounge all'altra senza problemi. Un altro bar, l'ennesimo bar che vedo. Normalmente quando si fanno le traversate lunghe non si vedono mai paesaggi se non il porto di partenza e il porto di arrivo e brevi tratti di costa in partenza o addirittura di arrivo. Questa è completamente diversa perché per tutto il tempo si vede il paesaggio con questi isolotti stupendi, alcuni tutti con la vegetazione, altri solo di roccia, ma comunque uno scenario incredibile. Sicuramente non ci aspettavamo che questo arcipelago fosse così vasto e che si protraesse per così tanto durante la navigazione. In realtà non finisce mai. Forse dopo le isole Aland si arriva a Stoccolma e magari lì addirittura di arrivo non si vedono più gli isolotti, chi lo sa.
Diciamo che noi oggi ci eravamo portati un sacco di cose da fare per paura di annoiarsi durante la traversata di 11 ore, a prescindere che abbiamo la cabina. In realtà penso che non useremo niente perché il paesaggio è talmente bello e la nave è talmente bella che all'interno puoi girarla tutta e vedere un sacco di cose. All'esterno hai sempre questo panorama come quello dove stiamo passando adesso e quindi comunque le ore ti passano e ti passano, siamo già a 3 ore e non ce ne siamo nemmeno accorti. In alcuni punti di questi isolotti, a parte i fari segnalatori della navigazione, ci sono alcune casette che ti domandi come faccia la gente, se ci viva tutto l'anno oppure se siano semplici rifugi di vacanza. Ciò non toglie che sono ubicati in dei posti da paura. Stanno tranquilli che lì vicini rompiscatole non ne hanno. Noto qualcosa di diverso. Buongiorno. Un altro buongiorno. Mi sono fatto barba e capelli. Sono andato giù nella nostra Junior Suite a farmi la barba e i capelli. Capelli soprattutto. Una volta alla settimana io mi faccio i capelli, va bene? Perché se no mi crescono troppo e allora poi sto male, Prima tappa, siamo risbucati fuori. Alle 2:30 siamo partiti alle 9. Dopo 5 ore e mezzo di navigazione. Prima tappa, adesso ci troviamo alle isole Åland e siamo esattamente nel porto della capitale Mariam. Qua fa solo una tappa intermedia di un quarto d'ora, teoricamente 20 minuti dovrebbe essere in teoria, e poi riparte la volta di Stoccolma. Ma salgono solo persone o salgono anche macchine secondo te? Allora, dovrebbero salire e scendere anche macchine. Infatti, se ci hai fatto caso, a noi hanno imbarcato praticamente proprio tutto a prua, perché siamo diretti a Stoccolma, quindi la destinazione finale saremo fra i primi a scendere. È andato via. Tempo zero di uscire, stiamo già ripartendo, perché in effetti noi, lo diciamo, eravamo andati in cabina a farci la doccia. Cosa fai, te ne privi? Cioè, Assolutamente. c'hai il doccione in cabina? Magari prima di arrivare ce ne facciamo un altro, perché sai, intanto stanno come al solito sgozzando un bambino qui vicino, chiaramente. Mi sono anche lavate i capelli. Ciao bimba! Ciao! Ehi! Andiamo a vedere se vediamo il panorama sull'altro lato prima che lasci la banchina definitivamente. Andiamo assolutamente, così almeno anche solo da bordo vediamo queste mitiche, famosissime isole Åland. Giornata spettacolissima. Che te lo devo a fare? Cioè, facciamo una traversata noi, non becchiamo la giornata top. Sembrava un'isoletta verde come tante altre, ma invece c'è il vero e proprio centro abitato, non peraltro è la capitale, sembra anche abbastanza grossa. Stiamo già lasciando la banchina per proseguire il viaggio, vedere le altre isole Åland che ci sono dopo Mariam e poi andare definitivamente verso la costa svedese. Contemporaneamente a noi è partita anche l'altra nave, sempre della stessa linea della Viking. Noi siamo sulla Gloria, adesso non ricordo l'altra come si chiamasse e probabilmente penso che l'altra torni indietro. Direi proprio di sì, Andiamo verso Stoccolma e l'altra tornerà verso Turku o verso Helsinki. Ci sta tagliando la strada di brutto, l'altra nave qui di fianco.
Detti ai bambini che dobbiamo mangiare. Esatto. E vogliamo mangiare in pace. Esatto. Tu la rosetta col prosciutto cotto. Un classico che non passa mai di moda. Io la brioche salata. Buon ape. Vedi che non avevamo contato delle storie con tanto di carta stagnola? Ma secondo voi la serie vuole comprare qua un tramezzino da 25 euro? Ce lo facciamo a casa, salute! Bambini, Fate bravi! c'è la sala giochi a 10 metri, devono giocare fuori. Bella bottiglia di prosecco. Biscotti della Lidl, banane della Lidl. Il bambino guarda, vuole essere su YouTube. La maglietta Lewandowski. Che avrà 50 anni Lewandowski. Ci sarà qualcuno che capisce la lingua che stanno parlando e ci dirà, vi stanno dicendo che siete dei... Le peggio cose. Sì, siamo noi. Ciao. Ciao Lewandowski. Con un panorama del genere, scusami. Preciso. La rosetta a prosciutto cotto e la sottiletta è la sua. La rosetta con la sottiletta. Adesso per completare il servizio in nave siamo entrati al duty free, ci andiamo a spruzzare un po' di profumi. Intanto per uscire belli profumati dopo la doccia in cabina. Porta un Ford, Gucci. Io andrò con un po' di tè verde che non passa mai di moda, mi piace il tè verde. Anche te ti spruzzi? Immancabile, mi sembra il minimo. Dopo il doccione. Il mio preferito. E vai, così. A spregio. Godi popolo. Un classico che non può mancare in un duty free. Dopo i profumi siamo arrivati anche al reparto Alcolici. Attenzione agli alcolici, Qui siamo vicini anche alla Russia, dovrebbe esserci un sacco di vodka. Eccola lì, invece. l'ho già ripresa la vodkona, Sì. Su Ellen ha colpito Ma ancora. come Ellen, Giuda ti chiamo adesso. Abbiamo preso un mionetto prosecco però rosé e un cabernet sauvignon italiano. Cosa mi tocca fare per far contenta su Ellen? Facciamo un riassunto della puntata per chi non ci sta seguendo su Polar Step e quindi chi non ha visto dove siamo arrivati fino adesso. Qualcuno direbbe facciamo un recap. Facciamolo, fallo. Abbiamo deciso di passare dalla Finlandia alla Svezia, dopo appunto, come ho detto prima, aver visitato la Finlandia per circa 2 settimane, facendo questa esperienza di questa, diciamo, mini crociera giornaliera, appunto di 11 ore, a bordo di questa Viking Line. Quanto abbiamo speso? Abbiamo speso 230 euro che includono 2 persone, il passaggio del cingon e anche la cabina che noi non immaginavamo fosse inclusa, invece sì, la cabina è anche carina, che fa anche rima. Nonostante il viaggio sia un viaggio diurno, praticamente nel prezzo del passaggio c'è inclusa appunto una cabina per 2 persone con tutti i servizi, quindi bagno, doccia, le 2 cuccette, pulitissimo, asciugamani, eccetera. I pasti non sono inclusi, quindi né pasti né bevande sono incluse praticamente in questo prezzo. Infatti noi ci siamo portati tutto. La tratta non parte da Helsinki, ma parte in una località che si chiama Turku, che è circa 1 ora e mezza, 2 a nord di Helsinki, ovviamente sulla costa perché c'è il porto, e fa la partenza dal porto di Turku, la fermata alle isole Åland e il proseguimento verso Stoccolma. Ho picchiato una ginocchiata. Vogliamo fare una chiusura del video una volta tanto, invitando i nostri amici? Cioè prima il recap e adesso la chiusura. Eh sì, perché non la facciamo mai. Facciamo una chiusura
professional. Se siete arrivati a questo punto, amici, e non siete ancora iscritti al nostro canale e vi piacciono i nostri video, Anche se non è né il compleanno mio, né il compleanno della serie, né un anniversario particolare, né Natale né Pasqua, fateci sto regalo veramente. Ancora di più, condividete e chiedete a amici, parenti, zie, cugini, fratelli, eccetera, eccetera, di iscriversi al canale di Alessere. lasciate anche un commento, mettete un like e attivate la campanella per non perdere l'uscita di tutti i prossimi video. Dalla mini crociera per arrivare a Stoccolma è tutto, ci vediamo al prossimo video. Benvenuti a Stoccolma!